Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche disponibili per amore e affetti del primo semestre del 2000. E 25, ragazzi, abbiamo l'imperatrice, momento di concretizzazione, momento anche di gestazione per qualcuno, potrebbe essere sia di un figlio ma anche di un progetto, magari di coppia. È anche una carta che parla di maternità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate il link alla presentazione del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che si terrà a gennaio 2025 e ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Io comunque vi consiglio di aprire sempre la tendina perché la descrizione intendo, perché lì inserisco le promozioni, le novità, ok? Poi per ogni informazione aggiuntiva mi potete comunque mandare un'email. Bene ragazzi, questa è una di 4 letture, previsioni semestrali che andrò a pubblicare. Le prime 2 sono già online, sono una generale e una sulla crescita spirituale, mentre questa è sull'amore e gli affetti e ce ne sarà ancora una sul lavoro e l'economia, quindi se non la volete perdere rimanete sintonizzati. Ok, andiamo a vedere Re di Pentacoli, l'Imperatore, un Cavaliere di Coppe, un 2 di Coppe, un 2 di Bastoni, la Forza e un 3 di Pentacoli. Che interessante perché abbiamo 2 carte iniziali che hanno un po' la stessa energia e una è capovolta. Ok, carro al contrario. Ancora una per il re di bastoni, scusate, il re di denari. Regina di bastoni. Mm. Allora, qui può far riferimento a qualche questione, ragazzi, arrivata, finita, che bisogna solo così dire, ok, ho raggiunto il mio obiettivo, il mio scopo. Sento che è come se foste effettivamente in una situazione di abbondanza. Andiamo a vedere. Allora, l'imperatore è spiegato da un re di spade e da un 2 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il cavaliere di coppe. 10 di coppe. Cavaliere di spade. Allora, qui la sensazione è che potrebbero come esserci degli alti e bassi a livello relazionale, soprattutto per chi è in coppia. Per qualcun altro potrebbero anche essere le relazioni familiari piuttosto che di amicizia. Però è come se ci fosse bisogno di concretizzare qualche cosa di nuovo. Avete anche un 3 di pentacoli alla fine. Ho come l'idea che tutto questo movimento di questo semestre vi porterà a dei nuovi progetti. Se siete single con qualcuno e se siete con qualcuno sarà come
progettare un qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Abbiamo un 6 di pentacoli e un 6 di bastoni. Quindi devo dire che comunque, tutto sommato, ragazzi, è un periodo ehm, è come se foste riconosciuti, è come se cioè il 6 di pentacoli è una carta di forte generosità, di apertura. Ehm, Però avendo questo 2 di coppe al contrario, ho come l'idea che vi sentiate così liberi, così riconosciuti perché fondamentalmente non avete accordi stretti con nessuno. Quindi questo potrebbe essere un messaggio per dei single. Ma anche se siete in coppia, si vede che vi sentite talmente bene all'interno della relazione che è come, ok, non mi sento vincolato, non mi sento, come vi posso dire? È come se non vi sentiste in comunione, in unione, cioè sento solo indipendenza. Parcheggiatelo lì un attimo, poi magari ci torno. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Allora, abbiamo un 8 di pentacoli e un 8 di spade. Interessante come qua ci sono due 6 e qua ci sono due 8. C'è come una sorta di indecisione sul da farsi. Andiamo a vedere la forza. Abbiamo la regina di coppe e il mondo. Il mondo è una carta di compimento. Io qui sento, ragazzi, che avete bisogno di lavorare sul vostro amor proprio, che è l'amor proprio è il terzo chakra. La forza è collegata al terzo chakra, al chakra del plesso solare, ma è inteso anche come forza di volontà. Dite la vostra e poi fate quello che dovete fare, insomma, per raggiungere il vostro risultato, per diventare imperatori, come se aveste bisogno di darvi delle regole, degli obiettivi, dei passi da seguire ehm, per migliorare, mi viene da dire, la vostra relazione o le relazioni in generale. Dunque, allora partiamo. No, scusate, manca ancora il 3 di denari da spiegare. Che interessante, si finisce con il re di denari che è la stessa carta con cui abbiamo iniziato. Re di denari e re di coppe. Allora, questo è un messaggio che risuonerà per molti. Considerato questo 2 di coppe e un po' le altre carte che vedo in giro, è come se non vi sentiste in sintonia con il vostro partner, o meglio, in dei momenti sì o in dei momenti no. Ci sono delle volte come se vi sembra che vi riconosca i vostri meriti, mentre ci sono delle volte dove invece sembra che si facciano le cose un po' per dovere. Ho come questa sensazione. Partiamo dai single, poi andrò a fare tutti gli esempi. Allora, se siete single, qui ragazzi potrebbe arrivare effettivamente qualcuno. Vi dico che potrebbe anche essere più di una persona e una di queste persone potrebbe anche essere un collega di lavoro, potrebbe instaurare come un dialogo fluido con voi, potrebbe darvi meriti che magari non vi sono stati dati fino ad adesso. Sento che è più vostra l'esigenza di uscire da questo 8 di spade, da questa visione un po' pessimista. Si tratta di trovare la forza per andare avanti, per costruire ancora qualche cosa con questo nuovo personaggio.
L'unica cosa che vi posso dire, se non siete convinti di qualche tipo di proposta, di offerta, di spostamento, di convivenza o di chiamarvi fidanzati, insomma, prendetevi il tempo che vi serve. Voi ancora quest'unione non la sentite con questa persona in questo semestre, quindi se non siete sicuri, non fate progetti, non andate a convivere se non siete più che sicuri dei vostri sentimenti e di poter sostenere la cosa economicamente. Cioè, meglio detto, che entrambe possano sostenere la cosa economicamente, perché ho come la sensazione che potreste dover essere poi voi a pagare tutte le spese. Quindi fate attenzione, insomma, ai passi che fate, ponderate tutto bene, cercate di fare un lavoro sul vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che vederlo mezzo vuoto, senza perdere, diciamo così, l'obiettività e la ragione di cui ci parla il re di spade. Se siete in una coppia, ecco, allora, io qui devo dire che ci sono effettivamente degli alti e bassi. Potrebbe essere che non vi sentiate in unione con il partner, cioè magari vi vivete durante la vita quotidiana, magari c'è quel brava, bravo, però poi alla fine è come se non ci fosse una connessione dal cuore. La sento un po' così. Può essere perché magari vi porterà, vedo tanto il lavoro, quindi è come se il lavoro potrebbe portarvi lontano da queste cose di coppia, però è anche vero che secondo me, uno, siete un po' pigri, due, credo che qualcuno abbia bisogno come di una spinta, di un incoraggiamento. Vi dico, sento un po', perché vedo tanta materialità qua, e, e la parte emotiva effettivamente ha bisogno di essere elaborata, ha bisogno di essere, come vi posso dire? Dire che la parte emotiva deve essere concretizzata diventa difficile da capire, credo, però è un po' come dire, ok, vivo questa cosa e la concretizzo, cioè ne parlo, mi rendo conto che ho questo sentimento e cerco di capire come far fronte a questa emozione. Tutto sommato, per chi stesse aspettando il passo successivo all'interno della relazione, tipo andare a convivere o anche il comprare una casa, a parte che resta comunque il siate sicuri che entrambe possiate sostenere le spese, però io ho come l'idea che ci sia una sorta di titubanza, perché manca questa reale connessione dal cuore. Cioè magari in orizzontale fuoco e fiamme. Quando siete insieme passate del tempo divino, però poi alla fine è ora di mettersi a nudo a livello di emozioni e sentimenti, voi perché magari anche voi non fate questo lavoro con voi stessi, magari non siete tanto abituati a farlo. Quando vi dico concretizzate i vostri sentimenti e le vostre emozioni, cioè rendete la parte emotiva un argomento concreto all'interno della coppia, all'interno della relazione. Cioè, tutti i giorni, come stai, come ti senti, come ti ha fatto sentire questa cosa, fare proprio educazione emotiva all'interno della coppia e della relazione. Se per caso siete in una relazione che, insomma, diciamo che non è ben definita, qui il rischio è di cercare questa sicurezza nel creare qualcosa insieme. Cioè, è come se non foste sulla stessa lunghezza d'onda in questo periodo, o più semplicemente siete sulla stessa lunghezza d'onda, ma non c'è come quell'apertura del cuore, quell'innamoramento, non c'è magari quell'amore profondo, c'è stima, c'è rispetto, c'è gratitudine, c'è amicizia, però magari manca quella roba lì, magari c'è anche passione, però manca l'amore, no? Manca questa reale unione del cuore. E il rischio qui, ragazzi, vi dico, è di concretizzare qualche cosa con questa persona senza che in realtà ne siate innamorati. Quindi fate attenzione, cercate di parlarvi eh, onestamente, e una cosa a cui voglio
diciamo una cosa a cui mi fanno riferimento le carte è di fare come un'osservazione di certi comportamenti vostri, di certe reazioni o azioni che potrebbero risalire a quando eravate bambini molto piccoli, cioè come se aveste innescato delle dinamiche di comportamento che magari non vi rendete neanche conto, però è come se vi dicessero vai ad analizzare quella parte lì, perché una volta che tu capisci qual è la parte che ti lega, la parte che ti blocca, ok? È come se si trovasse un nuovo senso alle cose, alla relazione, al vostro stato d'animo, al capirvi. Allora, per quello che riguarda la questione figli, se state per caso cercando dei figli, ragazzi, vi dico che potrebbe essere un buon periodo per cercare figli. Avete anche la sacerdotessa qui, avete il mondo qui, la regina di coppe, quindi è un periodo potenzialmente fecondo. Però di nuovo, se sentite un qualche tipo di pressione da parte dell'altro e voi non siete sicuri di voler cambiare la vostra vita in questo momento per diventare genitori, prendete tempo, perché sento come una certa fretta. Non so se è vostra o dell'altro, però quando c'è fretta di concludere è perché sotto sotto c'è la paura di non riuscire a e quindi si mette fretta o ci si mette fretta. Anche lì analizzate da bambini cosa vi metteva fretta, ipotesi, o che ideologia. E se invece avete figli già grandi, insomma, già di una certa età, ehm, potrebbero voler, come vi posso dire, diventare, prendere la loro strada. Ecco, mettiamola così. È come se si potessero staccare in questo semestre. Se non a livello fisico, nel senso che magari non è che traslocano da casa vostra, però in senso magari ideologico, cioè iniziare un po' di più a ragionare con la loro testa senza magari chiedervi tanti consigli o tante conferme. E per quello che riguarda invece la vita sociale, ragazzi, sento che avete bisogno di socializzare un po' di più. Credo che ci sia qui il lavoro e questo tema legato alla stabilità o pseudo stabilità della relazione, nel caso ne abbiate una, o se siete single, il sono single e non riesco a trovare la persona giusta, è come se vi distraessero un pochettino dalla vita sociale, vi fanno rimanere un po' focalizzati, un po' troppo, mi verrebbe da dire, dentro di voi. Fate attenzione perché c'è anche una forza al contrario, ci potrebbe essere un po' di pigrizia nel muoversi, nell'agire, come un ok, sto qui, cerco di sistemarmi la vita e, e per il mondo esterno come se non avesse tanto tempo, o è come se nel prossimo semestre vi costasse scegliere dove investire il vostro tempo. Vedo comunque ragazzi che ci sono dei progetti un po' per tutti, in realtà, sia per la imperatrice sia per la carta finale, il 3 di denari. Potrebbero essere, come vi dicevo, legati a una casa, legati a creare una famiglia. C'è la possibilità di eventuali maternità. Quello che vi posso dire è che per transitare il periodo in modo pacifico, in modo tranquillo, ehm, è come se aveste bisogno di prendere in mano il vostro bambino interiore. Sento questo. Come se aveste bisogno di chiedervi chi sono, che cosa voglio, come vedo una relazione, che cosa è importante per me all'interno di una relazione. È effettivamente importante crearmi una famiglia, avere dei figli? Sono degli obiettivi reali che voglio io oppure è quello che mi hanno sempre detto, è quello che gli altri si aspettano da me, è quello che o anche se fosse il andare a convivere con questa persona è l'altra persona che mi mette fretta perché è una sua aspettativa e io sto bene da sola o da solo.
c'è comunque un cambio a livello di progettualità, ragazzi. Vi dico che qui è come se si andasse al livello successivo. Se siete single, potreste incontrare una persona ehm, molto simile a voi, vi dirò, molto simile a voi. E se siete già in coppia, appunto, è come se ci fosse questo movimento in avanti della relazione. Bene, andiamo a vedere l'I Ching dell'amore, che cosa vi consigliano, che cosa vi vogliono, che messaggio vi vogliono dare. La limitazione, lo sento molto collegato con questo 8 di spade. Adesso andiamo a vedere nel libro. Vi ricordo che, per chi non lo sapesse, io ho comprato il libro in un momento diverso rispetto alle carte, quindi le traduzioni sono ogni tanto diverse. Allora, il delimitare, infatti, qua me lo traduce nel libro. E la spiegazione dice: la riuscita di ciò che si desidera non dovrebbe essere difficile, se si è capaci di imporsi, quando è necessario, un limite. In tutto, nelle spese come nelle parole, nei sentimenti come nei gesti. Il controllo, l'autodisciplina sono più che mai necessari, ma presso gli uomini dignitosi e coscienti è proprio, anzi è esclusivo dell'uomo sapersi dire no coscientemente, perché rinunciare a questa ineguagliabile forza sono proprio i loro limiti precisi che definiscono e stabiliscono la loro personalità. Ragazzi, effettivamente l'imperatore parla di regole ed è girato al contrario, come se qui ci fosse bisogno di regole in un altalenarsi di situazioni piuttosto che di emozioni. Mm? Continuo. Perché rinunciare a questa ineguagliabile forza? Sono proprio i loro limiti precisi che definiscono e stabiliscono la loro personalità, che li fanno uscire con una propria fisionomia dalla massa amorfa dell'umanità. Non è vero che l'indipendenza da ogni morale crei il vero uomo, anzi, è vero il contrario. Tanto più un uomo sa dominarsi, tanto più è nobile e forte. Effettivamente la forza interna sta nel sapersi controllare e nell'arcano, diciamo, nei tarocchi è rappresentata come una dama, una fanciulla che domina un animale. In questo caso c'è l'orso, negli arcani tradizionali c'è il leone ed è come dire che la forza della ragione, la gentilezza, la comprensione, la compassione possono domare le forze animali. Mm? L'istinto, la forza animale, in questo caso ragazzi, ma qui dovreste aver studiato un po' di esoterismo, però fa riferimento alla marca della bestia. Cercate su YouTube, io è un argomento che ho pubblicato nei video degli abbonati, però per chi lo sapesse fa riferimento alla marca della bestia. Allora, andiamo a vedere un oracolo di questi, è un oracolo per l'amor proprio. Accettazione, carta numero 2, qui fa vedere una fanciulla che si specchia e dice: io oggi accolgo, permetto e accetto ogni emozione. Per la serie mi guardo allo specchio e mi vedo così come sono. C'è anche un contatto, come se prendesse contatto con... Di solito quando c'è lo specchio si parla del lato d'ombra. Mm? Ok, andiamo a vedere una fatina per concludere. Ok. Interiorizzazione. Vi dicevo che qui sento un po' come questa esigenza di andare all'interno, di studiare il vostro bambino interiore, di andare a vedere quello che è diventato automatico e toglierlo perché non serve. Va bene, cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Ci si avvicina alla concretezza, si va al passo successivo, si cambia insomma dinamica entro la fine del semestre, primo semestre del 2025. Io
Spero che la lettura vi abbia dato comunque degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi auguro un 2025 super splendido, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!